a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gio e lui è Francesco, lo conoscete già perché ci siamo visti nello scorso video dove abbiamo parlato del museo di Suno. Infatti siamo ancora qua, ma questa volta, a differenza dello scorso video dove abbiamo parlato di treni reali, oggi entriamo nel mondo quello magico, oserei dire, per tutte le età. Ma parliamo di ferrovie in miniatura, o meglio i plastici ferroviari. Qua ce n'è uno, anzi più di uno, veramente grande, molto bello da vedere e che ovviamente, è inutile dirvelo, vi invito a venirli a trovare. Francesco, anche qua hai fatto un lavorone, cioè lasciamelo dire perché, come abbiamo detto anche nello scorso video, abbiamo parlato di ferrovie reali dove tu hai raccolto tantissimo materiale e continui ancora a raccoglierlo, ma vedo che sui treni non hai scherzato, anzi veramente pazzesco quello che potrete trovare qua, perché c'è un'infinità di treni nelle bacheche di tutte le ferrovie italiane, ma anche quelle tedesche, svizzere, eccetera. Francesco, sei un folle, ma un bellissimo folle. Spiegaci un po' come nasce anche questa cosa, perché è nato prima la passione dal punto di vista dei treni reali? È nata prima la passione dei treni reali. Il modellismo è stato un poter raccontare la tecnica, non potendo avere i treni reali per questioni di spazio e quant'altro, poter raccontare la tecnica attraverso i modelli. Quest'area si è sviluppata durante il lockdown e la fortuna è che risiedo nello stesso comune del museo e questo mi permetteva di venire qui a lavorare e di fare anche dei lavori di lunga durata che sono sempre difficili durante la normale esercizio del museo, perché poi tra un'apertura e l'altra bisogna comunque che poi sia tutto in ordine. E questo, allora abbiamo implementato tutta quella che è la storia e la sua tecnica delle ferrovie attraverso i modelli. Le abbiamo divise in aree tematiche, locomotive elettriche, locomotive diesel, elettrotreni. Tutto molto ordinato. Sì, ci permette di raccontarlo, ogni area, ogni locomotiva ha una sua storia con sé che appunto ci piace raccontare. Abbiamo anche dei pezzi unici che grazie a dei collaboratori, maestri modellisti, collaboratori, ci hanno ricreato, perché non ci sono magari tutti i modelli che servono nel panorama del commerciale, diciamo. E insieme abbiamo fatto questo plastico che vediamo alle nostre spalle ed è un plastico funzionale, funzionano i treni e quant'altro, ma soprattutto permette di vedere quelle che sono le parti caratteristiche della ferrovia. Abbiamo messo la stazione, abbiamo messo la piattaforma per far vedere come giravano le locomotive, dove tenevano il carbone per caricarlo sulle locomotive, la colonna dell'acqua, insomma tutte quelle parti che magari a molti sono sconosciute o comunque erano in aree non visibili anche per chi magari ha qualche anno in più avrebbe potuto vederle, insomma. Quanto tempo ci avete messo per costruire tutti questi plastici? Perché non c'è solo questo che vedete alle spalle di Francesco e dall'altra parte, ma ce n'è un altro un po' per i più piccoli, sì. Un classico plastico rettangolare, sì, stile Nock, oserei dire, molto bello, molto dettagliato. Ci sono anche degli easter egg dentro all'interno del plastico che potrete notare quando verrete qua. Esatto, giusto? Quello lì è un plastico più per i piccolini, li facciamo manovrare i treni. Quello è un plastico che ci è stato donato e noi abbiamo implementato appunto delle cose, abbiamo cambiato alcune piccole cose, però diciamo che quello ci ha portato via poco tempo. Questo qui ci ha portato via un po' più di tempo, anche perché come vedi è proprio ritagliato sui muri della stazione, sulle pareti. Ci sono delle parti asportabili e mobili se dobbiamo passare dalla porta, segue gli incavi dei muri dove abbiamo sfruttato questi incavi per fare i ritorni, insomma il cappio di ritorno per far tornare indietro il treno. Questo ha richiesto un po' più di tempo perché lo spazio sotto, come vedi, sono diventati dei mobiletti dove teniamo il materiale e dove c'è tutta la parte, chiamiamola tecnologica del plastico, i trasformatori e quant'altro, insomma. Tutto vedo prevalentemente scala K0, giusto? Sì. Però c'è un segreto. Abbiamo anche la scala G nascosta da qualche parte e la vedo già da qui che gira sopra, quindi avete trovato anche lo spazio per mettere un anello sopra in scala G, che è molto bello, venitelo a vedere perché fa la sua scena. Ma oltretutto mi ricordo che all'ultimo piano abbiamo anche un grande diorama. È un diorama funzionale, che rappresenta, quello è storico, rappresenta il tratto terminale della ferrovia Gozzano-Alzo, che al tempo era la Alzo Novara, che è quella che
ha fatto nascere la ferrovia dove sorge appunto la stazione di Suno, che ospita il museo in cui siamo adesso, e racconta appunto la storia della Gozzano Alzo, dell'estrazione del granito bianco che veniva trasportato Infatti, attraverso la ferrovia. Nello scenario qua non lo vedete in questo video perché non ve l'ho ripreso apposta, perché dovete venirlo a vedere, ma non tanto perché dovete godervi quel momento in cui la locomotiva spinge sti carri con appunto il minerale che veniva trasportato, ed è molto bello e anche molto grande e anche molto dettagliato, diciamo, sì, è molto curato. Particolare, molto curato. E un'altra cosa, qua ci sono appunto, come dicevi prima, centinaia e centinaia di convogli storici, sì, e addirittura fatti proprio con delle composizioni specifiche, sì, dettagliate, cioè rigorosamente, che riportano ai dei veri convogli esistiti, sì, nel passato, ma ce ne sono veramente tanti, cioè veramente una cosa forse incredibilmente, forse è impossibile anche conteggiare quello che c'è qua dentro. Non l'avete mai fatto, no? Un censimento per capire ci ripromettiamo sempre di farlo, poi quando si parte a farlo si aggiunge un pezzo, roba del genere, quindi sarebbe poi lo faremo. Ma comunque vedo che veramente ci sono tanti treni che comunque, sì, come dicevi, sono parecchi pezzi donati, sì, anche dagli espositori, sì, dai, sì, soci, sì, e comunque anche se ricordiamolo, come l'abbiamo ricordato nello scorso video, chi non l'avesse ancora visto, voi potete andare sul sito dell'associazione, sì, che trovate qua sotto, e lì trovate alcuni dettagli, ma soprattutto anche la possibilità di supportare, certo, il museo, che ha sicuramente bisogno sempre del vostro sostegno, sia dal punto di vista di un contributo che potrebbe essere economico, ma anche se volete, come fanno ancora tuttora, sì, donare dei convogli, dei treni che magari anche malmessi, perché avete, sì, dei tecnici, sì, giusto? Sì, che riescono a fare dei lavori eccezionali. Serve sempre roba trovata in cantina, la vecchia divisa del nonno che è lì a farsi mangiare dalle tarme, insomma, che occupa spazio. Noi gli diamo una nuova vita, una visibilità, e raccontiamo la storia anche di questi nuovi pezzi che giungono al museo. E seguiteci anche sui nostri social, è un supporto anche questo. Francesco, mi viene da chiederti una domanda: quando tu hai cominciato con questo museo, sì, da dove sei partito? Qual è stato il primo convoglio che è entrato qua dentro, e per quale motivo è entrato qua dentro quel convoglio? Per una scelta personale legata magari a un discorso di tipologia di trazione, che ne so, elettrica, diesel, a vapore? Qual è la tua miglior visione della trazione? Allora, io credo che nel momento in cui avevamo pochi modelli, prima di fare appunto questa sala, ampliarla, avevamo forse un paio di convogli che rappresentavano un po' quelli che erano i convogli che passavano sulla linea, per raccontare un po' la storia della linea. Ed erano anche un po' i modelli, chiamiamoli così, più recenti, che quindi non erano chiusi nelle scatole, in altre scatole più grandi in cantina. E solo dopo che appunto abbiamo avuto il tempo per poter mettere tutte le bacheche e quant'altro, allora abbiamo iniziato a ridistribuire tutti i modelli e quant'altro. La tua trazione preferita qual è? Domanda che... È vapore. Vapore, immaginavo. Ma io sapevo già la risposta, te l'ho chiesta apposta. Un'altra domanda: le scatole di tutte queste composizioni vengono conservate? Assolutamente sì. Ci sono collezionisti che vengono a trovarti e te le chiedono di poterle visionare? Le scatole? Ti faccio questa domanda perché io quando avevo il negozio avevo... No, per ora non mi è ancora capitato. Non sarebbe neanche facile perché le ho tutte divise in scatole giù in cantina al ripiano più alto, proprio per questioni di umidità. Però ci sono di quasi tutti i modelli. Alcuni modelli sono arrivati magari o presi dai mercatini, incartati in carta di giornale, quindi non c'è proprio la scatola di tutti, ma la maggior parte hanno la loro scatola, sì. Da questa parte, ora lo vedete in background, io vedo la piattaforma girevole, sì, e l'ingresso, che è una zona che è stata fatta veramente in maniera molto molto dettagliata, molto bella, oserei dire. Questa è arrivata dopo, questa parte, perché vedo che è messa proprio a L, è stata pensata dopo? Doveva essere il plastico solo contro una parete, quello come lo vedi qua dietro di noi. E abbiamo voluto allungare le due ali per poter fare 2 stazioni di testa. Il problema di fare questa stazione di testa era che occupava una porta, allora l'abbiamo studiata in maniera tale che si possa aprire o rimuovere. Ok, e tra l'altro la bellezza è che si trova proprio davanti alla finestra,
Quindi la cosa molto particolare che continua a buttare l'occhio è che tu, quando vieni alla stazione di Suno, fuori, tu mentre sei lì che aspetti il treno, butti l'occhio e vedi la piattaforma dalla finestra. Un'altra domanda, che tipo di binari avete utilizzato per la creazione? Sai che abbiamo utilizzato tanti binari. Allora, le curve sono Lima, la vecchia Lima, ma questo perché era quella che ci permetteva di fare il raggio più piccolo. Infatti non tutti i treni più moderni riescono a circolare sul nostro plastico, ma questioni di spazio abbiamo dovuto fare sul dritto. Abbiamo Peco, abbiamo anche varie marche. Sì. Quindi non avete limitazioni? No, non ci siamo sposati a una marca sola. Bravo, esatto. E un'altra cosa, vedo che avete fatto alcuni punti con la palificazione. La dobbiamo terminare, serve... Va terminata? Dico, va terminata ancora? Va terminata, è tutto in work in progress qui. No, perché devi sapere che quando avevo un negozio, e comunque anche adesso spesso che ho l'opportunità di girare grazie a questo lavoro che faccio, noto spesso che si arrabbiano molti modellisti quando vedono girare locomotive elettriche col pantografo alzato senza la linea aerea, oppure l'opposto, cioè vedere girare la locomotiva elettrica col pantografo abbassato quando c'è la linea aerea. Allora noi le facciamo girare abbassato, ma perché in questo momento c'è un motivo che spieghiamolo. Non è terminata la linea aerea, dentro le gallerie non c'è la linea aerea e picchierebbe il pantografo. L'idea è di avere poi delle macchine dove bloccheremo il pantografo a un'altezza fissa. No, perché a volte, magari lo spiegavo anche quando avevo la mia vecchia associazione, far girare i treni degli altri, soprattutto quando vengono dei soci che portano il proprio modellino e sono molto attaccati, affezionati, e farlo girare col pantografo alzato, lo dico a quelli che si arrabbiano sempre, che commentano spesso questa cosa, non è possibile farlo girare sempre col pantografo alzato, proprio perché in alcune situazioni si rompono. Anche perché non tutte le palificazioni accettano la spinta del pantografo, rischiano di sganciarsi. Ecco, svelato l'arcano, il mistero di questo dilemma. Un'altra cosa veramente importante da sapere, perché chi viene qua a vederlo giustamente dice si trova questa stazione nella provincia di Novara, quindi l'ambientazione del plastico è rigorosamente novarese, piemontese o? No, questa è di fantasia. Fantasia, ok. Questa rispetto al plastico di sopra che è storico, questo è di fantasia, serve a ricreare delle situazioni di ferrovia reale, ma non localizzate in un periodo, ma non in uno spazio, cioè quindi può essere ovunque in un determinato periodo, ma quindi ovunque, quindi diciamo quelle caratteristiche che erano nella maggior parte delle stazioni italiane, però non riproduce esattamente una situazione al reale. Ultima domanda ti faccio, Francesca, la facciamo proprio davanti al plastico, quello adibito proprio ai più piccoli, che è molto bello, tra l'altro, che io stesso sono stato qua a guardarlo. Ti sfuggono delle situazioni tipo non ho visto Bud Spencer e Terence Hill, non ho visto alcuni personaggi veramente straordinari che li trovate qua. Quando venite, tornate in questo video e mettete nei commenti quelli che avete scoperto. Sono curioso di vedere se vi accorgete di alcuni dettagli, ma sicuramente tutti. Quelli più giovani se ne accorgono, io un po' meno, ci ho fatto un po' più di fatica. Però ragazzi, ultima domanda, Francesco, hai in mente di ampliare ancora qualcosa in futuro? Sì. Ci sono spoiler e novità, vogliamo dirle? Allora, come hai visto, abbiamo quest'anno aperto una nuova ala, quella storica che avrete visto nel video precedente, e il museo è sempre in movimento. Noi non siamo mai fermi, non ci piace far sì che la gente possa tornare e vedere delle novità, quindi siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo da offrire come offerta culturale o come divertimento. Quindi, in poche parole, se siete già stati, tornerete con delle sorprese, quindi non mancheranno. Ti ringrazio veramente io voi per avermi ospitato. Trovate i contatti di Francesco qua sotto, se li vuoi ricordare il sito. Il sito è www.museoferroviariosuno.it, ci trovate cercando Museo Ferroviario di Suno su tutti i social più comuni, Facebook, Instagram e TikTok. Vuoi ricordare magari i giorni di apertura, orari? La prima domenica di tutti i mesi, tranne gennaio e agosto, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 nei mesi con l'ora legale, e con l'ora solare invece chiudiamo alle 18.30. E poi ci sono anche degli eventi particolari. Il contrario, scusate. Ok, vabbè, comunque tanto nel sito c'è scritto. Nel sito c'è casomai sbagliamo qualcosa. Andate sul sito, voce calendario, ci sono tutti gli orari, tutte le date di apertura. Benissimo, ragazzi, vi aspettiamo al Museo di Suno, non mancate, non deludetemi, commenti qua sotto se siete già venuti e commenti qua sotto quando siete passati
e mi dite qual è la vostra impressione. Francesco, grazie di nuovo per Grazie avermi ospitato. a voi. Ci vediamo alla prossima, mi raccomando, ovviamente iscrivetevi al nostro canale Ferrovie in Miniature. Un abbraccio da Joe e da Francesco. Ciao!